Questa video lezione sarà seguita da altre video lezioni più approfondite su come personalizzare le celle. Faremo un excursus veloce di ciò che possiamo modificare, visto che possiamo gestire molti aspetti di una cella. Quindi per capire meglio tutto ciò, conviene creare delle video lezioni che descrivano nel minimo dettaglio tutto ciò che possiamo personalizzare. Per far ciò dobbiamo innanzitutto portarci nel lato amministratore e dobbiamo scegliere nel menu struttura attiva presente nella parte centrale della finestra, la struttura dove è presente la griglia nella quale è contenuta la cella o le celle che vogliamo personalizzare. Nel nostro caso vogliamo modificare la cella vorrei presente nella struttura denominata bisogni. Per far ciò dobbiamo premere sul tasto modifica presente in basso a destra della finestra. Verremo portati nella pagina dove gestiamo le strutture. In questa finestra abbiamo la possibilità di creare nuove griglie, caricare delle strutture e creare dei salti rapidi. Per modificare le celle della griglia che abbiamo scelto dobbiamo premere il tasto modifica griglia a sinistra presente in alto a sinistra. A questo punto verremo riportati nella sezione dove possiamo modificare le celle contenute nella griglia selezionata. Selezioniamo la cella che vogliamo personalizzare, nel nostro caso la cella vorrei, noteremo che è selezionata perché il bordo si colorerà di rosso. Una volta selezionata la cella nella barra dei menu presente nella parte sinistra del programma, usciranno dei tasti che permettono di personalizzare a nostro piacimento la cella. Il tasto modifica contenuti permette di entrare nella sezione dove possiamo modificare tre parametri fondamentali di una cella, ovvero: per primo possiamo modificare l'immagine presente nella cella, la quale possiamo caricarla dal nostro computer oppure possiamo scaricarla da internet, scattare una foto con la nostra webcam oppure possiamo disegnare direttamente l'immagine da inserire tramite l'editor grafico integrato nel software. Per secondo, possiamo modificare pure il testo presente nella cella, ovvero possiamo cambiare il font del testo, la posizione, il colore, lo stile e possiamo assegnare un comando rapido di lettura che ci permette di dire al software cosa deve annunciare alla pressione del tasto, oppure possiamo registrare un suono che verrà riprodotto dal sistema alla pressione della cella. Per terzo possiamo associare ad ogni cella dei comandi. Torniamo nella sezione dove possiamo modificare la griglia per continuare ad esplorare quali aspetti della cella possiamo modificare. Il tasto modifica stile permette di cambiare la forma geometrica della cella, il colore interno, il colore del bordo e il tipo della sfumatura dello sfondo. Il tasto modifica dimensione permette di modificare le dimensioni della cella selezionata, riselezionando le caselle della quale deve essere composta. Una volta ricreata, saranno mantenuti i contenuti e lo stile precedenti. Il tasto opzioni permette di dare delle impostazioni alla cella che sono legate al lato utente. Ovvero possiamo gestire queste opzioni. Possiamo renderla invisibile all'utente finale. Possiamo rendere la cella selezionabile dall'utente finale. Possiamo far sì che la cella sia scansionabile durante la scansione automatica, manuale o con puntamento oculare. Oppure possiamo rendere la cella capace di scrivere il proprio contenuto testo immagine su un eventuale banco quando viene selezionata. Il tasto imposta tipo trasforma la cella selezionata nel tipo scelto. Ad una cella possiamo impostarle come tipo di banco: banco testo, banco simboli, banco calcoli e banco multimediale. Attenzione! La griglia può avere un solo banco di lavoro.